tutti, sono Rui. Oggi non sono a casa mia, non sono nella mia cucina, ma sono in questo posto enorme. Sono in centro ingrosso Cina a Padova. Non so se avete mai fatto caso, praticamente è una piccola China presente nel territorio italiano. Qua sono tutti commercianti cinesi, asiatici e tanti commercianti italiani o anche cinesi vengono qui a fare l'acquisto. E io oggi perché sono qui? Ovviamente vengo per mangiare. Ora siamo dentro il ristorante e dovrei ordinare un po' di piatti. Questo ristorante è più, diciamo, della cucina della mia regione. Io sono della provincia di Zhejiang, quindi oggi principalmente mangiamo i piatti della zona di Zhejiang. Penso che vorrei ordinare 我点一个炸响铃吧，如果您帮我点菜的话，然后一个猪肉脯。这边的话 ，baby 你有想吃的什么菜吗？鸭子吗？烤鸭还是要这个？要烤鸭，那烤鸭可以半份吗？可以啊，因为我们两个人。对，因为两个人可能吃不完。Una delle caratteristiche di un ristorante cinese dove viene frequentato solo dai cinesi è proprio il menù in cinese. Quindi qua se volete mangiare qualcosa di italiano o adattato agli italiani dovete chiederlo specificamente. Qua ci sono delle verdure che tanti forse non lo conoscete perché sono più verdure cinesi. Io adoro particolarmente tipo questa verdura qua. 我可不可以要一个炒的这个瓜，八角瓜？八角瓜可以。是，加一个那个温州拌面吧，也是我们温州的家乡菜嘛。对，小份的就好，两个人吃。我觉得应该差不多了，就两个人吃饭。可以。OK， 那先这样好了，我们去外面坐。OK， andiamo a sedersi fuori。谢谢。Eccoci qua tutti i piatti ragazzi, sì io ogni volta esagero, vabbè quello che non finisco lo porto via da asporto perché ovviamente sono piatti che io adoro. Come vi dicevo prima, io oggi ho ordinato la maggior parte della cucina Zhejiang, dove è la mia regione, e questo ristorante è più specializzato per fare la cucina di questa regione, un po' come tutti gli altri ristoranti italiani, nel senso che ovviamente se vai a Bologna ordini i piatti bolognesi, se vai a Venezia ordini i piatti veneziani, no? Anche qua, prima di andare a mangiare da un ristorante dovete capire di che cucina fa parte. Se andate tipo nel ristorante della cucina Chuan, allora quasi tutti i piatti sono piccantissimi e lì uno che non ama mangiare piccante ovvio che non riuscirà a soddisfarsi facilmente. Una caratteristica importante della cucina cinese è che noi presentiamo tutti i piatti contemporaneamente. Ci sono i piatti freddi, questi due sono i piatti freddi che vanno anche già cucinati prima e dopo basta portarlo su e si consumano freddo, mentre altri piatti sono piatti caldi, c'è solo questa distinzione. Di solito si mangia prima partendo dai piatti freddi, ma non è neanche una regola, tu puoi mangiare anche piatti freddi e piatti caldi contemporaneamente. Poi presente sempre nella nostra tavola un piatto principale. Il piatto principale praticamente sono i carboidrati. Ad esempio io oggi ho ordinato spaghetti di Wenzhou, che è una specialità della nostra cucina. Quindi io oggi non ho ordinato riso, perché se non ordiniamo una pasta, in questo caso gli spaghetti di Wenzhou, di solito ordiniamo dei piatti, del riso bianco da accompagnare a questi piatti. Io adesso inizierei a mangiare, partiamo da questo. Questi hanno un nome molto particolare e simpatico, vengono chiamate campanelle sonore fritte.
è fatto praticamente all'interno della carne macinato e fuori viene a volte una sfoglia di tofu, quindi fuori questa parte qua è il tofu e poi viene fritto. Quando vai a mangiare sentite questo rumore? Una campanellina sonora. Questo è il nome perché viene chiamato così. E questo è un piatto molto tipico della nostra zona. Anche la mia figlia adora questo piatto. Dopo devo fare una porzione da portare via per la mia bimba. Questo, riuscirete a capire che cos'è? Praticamente è carne di maiale magro. Diventa così attraverso un tipo di cottura molto particolare. Viene intanto macinato della carne di maiale, molto molto fine. Ovviamente vengono aggiunti delle spezie, poi viene schiacciato a farlo diventare come se fosse una foglia, quindi sottilissima, e poi si mette questa foglia di carne nel forno a cuocere e dopo asciutto diventa così, ha questo colore perché è stato messo anche della salsa di soia anche quella scura, quindi dà un colore quasi rosso. Una carta di carne, però dentro si vede comunque ancora gli sfilaceti di carne. Attraverso questo tipo di cottura, questi processi complessi, fa trasformare la carne in una consistenza molto molto particolare. Quasi stai mangiando come se fosse una caramella con le gomose, cioè uno che non avesse mai mangiato non avrebbe mai detto che questo è carne. Verdura. In Italia ci sono proprio dei campanoni enormi che coltivano solo le verdure cinesi. Farò più avanti un'edizione, magari farò una spesa del supermercato cinese e vi farò conoscere tutte le verdure cinesi perché vi permette veramente di avere tantissima scelta. Questa è molto simile a una zucchina, una unione forse di zucchina e cetriolo. Io nel mio video di pollo alle mandorle avevo messo anche del cetriolo come verdura ad abbinamento e tanti si sono stupiti perché qua in Italia non si cucina il cetriolo. Invece nella nostra cucina è anche abbastanza normale cucinare il cetriolo perché alla fine cucinato ha la stessa consistenza come se fosse una zucchina. Guardate, adesso è proprio la stagione giusta per queste verdure. Il taro. Voi conoscete il taro? Il taro è una specie di radice, ha un aspetto un po' peloso e dentro è bianco e fa questa consistenza cremosa. Ecco, vi faccio vedere. Dentro, ecco, è così. Infatti tante volte viene fatto anche dolci perché è proprio farinoso, cremoso, quindi è tanto buono. Il taro alla piastra. Alla piastra è un metodo di cottura che usiamo molto spesso, però tanti si confondono, credono che si fosse cucinati direttamente in questa piastra. In realtà no, viene sempre cucinato nel wok e poi viene spostato nella piastra quando viene presentato sulla tavola. La piastra, quando viene presentato, quando viene messo dentro il taro, viene scaldato sulla fiamma direttamente tantissimo, quindi permette al piatto, in questo caso il taro, di ricevere all'istante in quel momento una temperatura alta in modo tale di farlo formare anche una crostatina quando viene presentato sulla tavola. Quindi è una tecnica di presentare il piatto, ma nello stesso tempo potrebbe essere considerato anche una tecnica di cottura. Io la piastra non lo faccio mai a casa perché per me è un po' pericoloso, non vorrei provare. Gli spaghetti di Wenzhou sono degli spaghetti che vanno mescolati. Oh, si è un po' raffreddato, quindi si è un po' radunato. Trovo quasi una somiglianza con gli spaghetti al ragù perché anche qua viene aggiunto sopra dei ragù, cucinato ovviamente in maniera diversa e poi viene mescolato tutto il piatto insieme. Quindi la pasta è cucinata da parte e poi quando viene messo sulla tavola viene versato sopra questo ragù e dei germogli di soia preparato da parte. I germogli di soia di solito vengono solamente bolliti e andiamo a mescolarlo tutto. C'è un po' di vento, mi sta portando via la pasta.
Allora, la pasta è morbida con la croccantezza dei germogli di soia e poi la carne a forma di spezzatini versato su dà una consistenza molto molto complessa, buonissima, in contrasto tra di loro ma nello stesso tempo molto buono. A differenza di altre pasta saltata, il gusto prevalente di questo piatto è l'aceto. Infatti in questi spaghetti si sente la presenza dell'aceto, l'acidità mescolata con la salsa di soia. Quindi a chi che piace piatti aspro piccante, agro-piccante, agrodolce, gli spaghetti di Wenzhou sicuramente vi piacerà. Per ultimo assaggiamo l'anatra pechinese. L'anatra pechinese l'ho fatto una volta anch'io a casa, vi ho già fatto i video. È una cosa molto complessa, quindi se riuscite a trovare un ristorante che lo prepara, meglio mangiarlo fuori, senza stare lì a stancarvi magari per 3 giorni. Si è un po' raffreddata la piadina. La piadina potete usare la stessa ricetta di quando ho fatto gli involtini. Si va a prendere l'anatra e viene fatto al forno. A Pechino l'anatra, quella originale, viene usato un forno particolare. Qua non credo che abbiano il forno quello originale. Ecco, si va a inzuppare in questa salsina, si porta nella vostra piada e di solito la parte della pelle e la parte di carne sono tagliate distintamente perché sanno di 2 sapori ovviamente diversi. La pelle deve essere molto croccante mentre la carne deve essere ancora sugosa e tenera, quindi c'è un contrasto di gusto di pelle e gusto di carne. Andiamo a equilibrare con un po' di verdura, quindi carota, cetriolo crudo e poi un po' di cipollotto. Si arrotola insieme e si va a mangiare. Buono. Anche qua è un po' dolciastro, ma non è il gusto prevalente. Il gusto prevalente è proprio il salato, questo profumo della salsa, delle spezie, buonissimo. E poi con queste verdure croccanti, ragazzi, fine del mondo. Io adoro particolarmente questi piatti che si avvolgono nella piada. Per me è un perfetto unione tra i carboidrati, poi più, diciamo, proteine e verdure insieme, no? Benvenuto a 一起吃吧. Faccio venire a mangiare anche mio marito perché poveretto era lì che filmava, quindi non riusciva ancora ad assaggiare. Allora cosa ne pensate? Ci sono dei piatti che desiderate assaggiare? Io ora comincio a mangiare seriamente. Fatemi sapere se volete conoscere ancora qualche ristorante cinese particolare. Questa sarà una nuova sezione che continuerò, nel senso che andrò a assaggiare diversi ristoranti cinesi nella mia zona, ma dopo vado anche fuori dalla mia zona. Ovviamente adesso non riesco a muovermi più di tanto. Oggi abbiamo mangiato da un ristorante della mia zona, proprio frequentato solo dai cinesi. Magari la prossima volta farò un tema un po' diverso. Non mancate ogni venerdì sul mio canale di ricette cinesi di Rui.